Ciao, sono Federica Massi, ho 29 anni e saremo insieme per la prossima mezz'ora. Tieni veramente la massima attenzione su questo video perché le informazioni che riceverai saranno informazioni che probabilmente anche per te potranno fare la differenza. Voglio entrare subito nel vivo di questa presentazione perché chi te l'ha mandata ha voluto farti veramente un grande regalo e voglio parlarti di un po' di quella che è oggi la situazione che stiamo vivendo, quella situazione di cui purtroppo si sente tanto parlare ma di cui nessuno ci dà effettivamente le informazioni che ci servono per poterne uscire. Ti racconto anche di me in modo che potrai renderti conto che effettivamente la mia storia potrebbe essere la storia di una persona che mi sta ascoltando in questo momento. Nasco comunque in una famiglia umilissima, una famiglia normalissima, avevamo tutto quello che una famiglia oggi può desiderare, quindi avevamo una casa, avevamo comunque i miei avevano un lavoro, io sono la più grande di 4 fratelli e stavamo veramente bene. Finché purtroppo nei primi anni del 2000, quando c'è stata la prima crisi economica di cui oggi l'Italia è ancora purtroppo nel pieno e ancora stiamo vivendo questa crisi in Italia, mio papà perde il lavoro. Mio papà lavorava come macchinista di scene e guadagnava anche molto bene, guadagnava 3-4 mila euro a settimana e immaginate voi una famiglia che oggi si affida su una sola fonte di entrata perdere tutto quello che ha. Ed infatti questo nel tempo ci ha portato che mio papà è rimasto a casa, comunque in una famiglia numerosa, abituati ad un certo standard, abbiamo iniziato a perdere tutto. Tanto che io ho vissuto la mia adolescenza, la mia infanzia tra sfratti, tra mancanza di luce, tra mancanza di cibo. Tutto ciò che oggi per te è normale, come anche accendere la luce, per me quando avevo 13-14 anni non lo era. Invece di vivermi quello che di bello ci offre la vita, ero comunque già nel pieno di ansie, paure, insicurezze e l'unica cosa che volevo era trovare un modo per uscire da quella situazione. Ed è per questo motivo che poi nel 2016, quando sono diventata mamma e mi sono resa conto che effettivamente anche il mondo del lavoro non è come ce l'hanno sempre raccontato, ho trovato una strada diversa, una strada nuova, perché volevo fare di più nella mia vita, volevo salvare la mia famiglia, ma soprattutto creare delle basi importanti anche per me, per mio figlio e per tutto ciò che avrei voluto costruire nel tempo. Ma sapevo benissimo che con il sistema tradizionale questo non sarebbe stato possibile. Ed è per questo che adesso voglio entrare nel vivo di questa presentazione, perché stai per ricevere delle informazioni importanti, informazioni che sono sicura che non ignorerai e che arriveranno a farti riflettere un pochettino. Voglio partire con una frase importante di Robert Kiyosaki, che è uno degli economisti più importanti al mondo, e dice proprio che il motivo per cui le persone hanno problemi finanziari è perché hanno trascorso anni a scuola senza imparare nulla sul denaro. Ed in effetti, se noi oggi ci ragioniamo cosa insegnano nelle scuole. Io ho un figlio di 9 anni e quello che gli insegnano a scuola sono le stesse materie che insegnavano anche a me quando andavo a scuola io 20 anni fa, quindi quando ero alle elementari come oggi lo è lui. Quindi questo che significa? Che il mondo non si evolve, l'Italia non si evolve e oggi ci insegnano ancora materie che insegnavano anni fa. Nessuno ci insegna però la materia soldi, che è l'unica materia che ci portiamo avanti fin da quando siamo in età adolescenziale, che iniziamo a toccare i primi soldi, fino a che non arriverà l'ultimo dei nostri giorni. Ed è per questo motivo una cosa su cui io ho iniziato a ragionare è proprio che la società oggi si sta basando su un sistema che non funziona più, perché quello su cui viviamo oggi, il sistema in cui viviamo oggi funzionava forse negli anni 70-80, quando il tenore di vita era diverso, quando tutto era diverso, l'economia era diversa ed infatti quello che oggi ci insegnano ancora è di studiare, di laurearci, di prendere bei voti, trovare un lavoro a tempo indeterminato per creare appunto così le nostre certezze, le nostre sicurezze e alla fine comprare casa facendo un mutuo in banca e tutto ciò che riesci a risparmiare, se riesci, tienilo fermo in banca. Ecco, questo è il modus in cui si basa oggi la nostra società. Però c'è un problema che le cose non sono più come erano una volta e se negli anni 70-80 questo funzionava è perché le cose erano diverse rispetto ad oggi. C'erano tanti fattori che questo discorso lo facevano funzionare. Oggi purtroppo non è più possibile ed infatti quello che stiamo vivendo in Italia è appunto che tantissime persone, l'80% per la precisione, non è felice del lavoro che fa. Quindi l'80% delle persone non sono felici del lavoro che stanno facendo. Infatti chiediti, tu sei felice del lavoro che stai facendo? Sei felice della situazione che oggi stai vivendo? Al 100% realmente felice o ti stai semplicemente accontentando?
2. Il 48% delle famiglie purtroppo non arriva a fine mese e questo è un dato per me importante. In questa percentuale rientrava anche la mia famiglia ed è questo il motivo per cui abbiamo perso ben 7 case nel giro di soli 14 anni. E il 40% delle persone oggi, soprattutto i giovani, si trasferiscono all'estero perché trovano opportunità più grandi e trovano opportunità migliori. E se vogliamo guardare anche il lato aziendale, 4 aziende chiudono ogni ora. Quindi questi sono dati veramente drastici, ma cosa succederà da qui ai prossimi anni? Qualcuno se lo è chiesto, perché io credevo, finché non ho trovato poi la soluzione, che un giorno sarebbe arrivato il miracolo da chi ci governa, avrebbero sistemato le cose, ma più passavano gli anni più vedevo che tutto andava peggio. Quindi mi sono sempre chiesta la soluzione quale può essere. Ma arriviamo poi alla parte finanziaria, perché ovviamente questo tipo di sistema ha portato anche dei problemi a livello economico. Ed infatti un altro gap che stiamo vivendo è proprio la moneta che ci governa. Uno, inflazione livelli record. Già solamente nel 2022 l'inflazione ha toccato quasi il 12%. Ovviamente oggi si è ricontenuta, ma la cosa che ci fa riflettere qual è? È che tu sai cos'è effettivamente l'inflazione. Non lo sai al 100% perché non lo sapevo neanche io, però lo sentiamo ogni giorno al telegiornale, ogni giorno veniamo bombardati di notizie sull'inflazione e via dicendo, ma nessuno ci ha mai detto che cosa sta succedendo ai nostri soldi. E infatti questo porta al secondo dato importante, ossia che l'Italia è tra le prime in classifica per analfabetismo finanziario, vuol dire che gli italiani non hanno la giusta istruzione sui soldi ed è per questo che si trovano in difficoltà. E quando io ho scoperto queste informazioni ho capito il motivo per il quale mio papà, nonostante persi il lavoro, ha perso poi tutto quello che aveva. Non era colpa del fatto che ha perso il lavoro, è colpa del fatto che nessuno gli aveva mai dato queste informazioni. E arriviamo poi ai soldi in banca, perché noi oggi crediamo che la sicurezza sia avere un lavoro a tempo indeterminato, cosa che io avevo un lavoro a tempo indeterminato ma sono stata licenziata dall'oggi al domani, perché non sono più gli stessi contratti di una volta e per di più i nostri soldi, i nostri risparmi dove li teniamo? Li teniamo in banca. Ma quello che non sappiamo, se prendiamo un articolo del giornale Il Corriere della Sera del 2019, porta alla luce proprio il fatto di un esempio di un conto corrente con 10.000 euro sopra, dopo 5 anni sono 8.000. E dove sono finiti quei 2.000 euro? E non solo, perché un altro dato che tu non sai è che dal 2008 ad oggi l'euro ha perso il 33% di valore. Ecco perché anni fa un gelato con 1 euro potevi comprarlo. Oggi quanto costa un gelato? Non lo prendi con meno di 2,50 euro. Questo perché non solo aumentano le materie prime, come ci dicono ogni giorno, quello che ci stanno nascondendo è che il nostro euro continua a perdere valore di acquisto. I 1.000 euro che tu hai oggi, i 2.000, i 3.000, quelli che siano, non hanno più lo stesso potere d'acquisto. Ed infatti su un'altra fonte si parlava proprio di che nel 2022 sono stati persi almeno 500 euro di potere d'acquisto in ogni famiglia. Sai questo che cosa vuol dire? Ma se ragioniamo a lungo spettro, che cosa succederà da qui nei prossimi anni? E se da qui nei prossimi 15 anni, come è successo dal 2008 ad oggi, l'euro continuerà a perdere valore e gli stipendi rimarranno comunque invariati, perché sappiamo bene che in Italia comunque non c'è lo stipendio minimo, non c'è un salario minimo, non c'è nulla di garantito, potresti perdere tutto dall'oggi al domani, allora quale sarà la soluzione? E so che sono cose su cui magari oggi non stai riflettendo perché stai vivendo giorno per giorno come purtroppo vivevo anche io, ma hai pensato cosa succederà magari ai tuoi figli, ai tuoi nipoti? Che mondo troveranno un domani? Quali saranno le soluzioni che noi possiamo portare a loro? Ed è così che arriviamo al fatto che il mondo fortunatamente sta cambiando e dove da un lato sorge un problema, dall'altro sorge un'opportunità, nasce un'opportunità, ossia oggi stiamo vivendo una trasformazione radicale e stiamo passando dall'era industriale all'era digitale. In realtà l'era digitale è già iniziata da un pezzo e in questa era vediamo comunque robot che vanno a sostituire lavori normali come il lavoro del casellante, come addirittura ormai segretarie. Vedevo l'altro giorno su Instagram proprio un post dove c'era questo ologramma che andava a sostituire una segretaria in una reception di un'attività commerciale. Quindi cosa succederà da qui nei prossimi anni? Il tuo lavoro che oggi stai facendo è uno di quei lavori che può essere facilmente sostituito da intelligenza artificiale? Chiediti questo e mentre il mondo evolve, mentre il mondo cambia e tanti lavori saranno a rischio ma tanti altri ne nasceranno, va a cambiare anche l'economia. In che senso cambia l'economia? Che se abbiamo capito che uno dei grandi problemi che oggi abbiamo è proprio il nostro euro, allo stesso tempo nel 2008 nascono le criptovalute e so che questa può essere tranquillamente
parola che può suscitarti delle paure, delle reazioni, perché? Semplicemente perché qui in Italia non siamo informati su cosa sono effettivamente le criptovalute. Fatto sta che dal 2008 ad oggi esistono e quello che hanno fatto è stato semplicemente risolvere due problemi importanti. Uno, l'inflazione, perché le criptovalute sono monete deflazionate, non subiscono perdita di valore, anzi, se vediamo che dal 2008 ad oggi l'euro ha perso il 33% di valore, dal 2008 ad oggi una moneta come Bitcoin, che è la prima delle criptovalute, ha guadagnato quasi il 18.000% di valore, passando da un centesimo a 60.000 euro di valore. Ma non solo, perché mentre tanti pensano che utilizzare Bitcoin o criptovalute nella quotidianità sia difficile, in realtà quello che non sai è che puoi fare con Bitcoin le stesse cose che fai ogni giorno con i tuoi euro, con la differenza che hai pieno potere dei tuoi soldi. Perché ti dico questo? Perché mi è capitato nell'estate appena trascorsa che ho fatto un viaggio a Sharm el Sheikh, avevo il mio conto in banca, ma la banca non mi consentiva di fare transazioni all'estero, perché l'Egitto era un paese in blacklist. Quindi io ero con i miei soldi bloccati in vacanza con altre persone, non potevo utilizzare niente. Se non fosse stato per le criptovalute, io non avrei avuto soldi da poter utilizzare, perché non riuscivo a prenderli dal mio conto corrente, non potevo prelevare, non potevo fare transazioni. Con le criptovalute in tempo un secondo ho convertito nella moneta che serviva a me, quindi l'euro, ed ho tranquillamente trascorso i giorni a Sharm el Sheikh. Quindi questo che ti voglio far capire è che tante volte vogliono infangare o comunque darci informazioni sbagliate. Quello che spesso sento dire in giro, no, ma fai attenzione perché si perdono soldi, perché potrebbe essere una truffa e via dicendo. È vero, lo pensavo anche io, finché però non ho detto io voglio informarmi, voglio capire, perché quello che poi ho scoperto è che grandi brand come Ferrari, Mondo Convenienza, Philip Lane, agenzie immobiliari, ci sono dei bar, parrucchieri, gioiellerie che anche qui in Italia stanno accettando già pagamenti in Bitcoin o in criptovaluta, vuol dire che qualcosa di importante nel mondo sta accadendo. Questa è l'evoluzione che stiamo vivendo. Questa è una reale soluzione che sta veramente portando miglioramenti nella qualità della vita delle persone. Non a caso avrai sentito sicuramente storie che grazie a questo tipo di settore chi è diventato milionario, chi comunque ha accumulato grandi somme di denaro ed infatti cosa voglio dirti oggi? Perché siamo qua in questo momento? Perché voglio farti ragionare sul fatto che ci hanno insegnato che non siamo liberi di avere i nostri diritti, quando in realtà noi nasciamo liberi, abbiamo tutto il diritto di vivere il nostro tempo, vivere le nostre passioni, realizzare ogni piccolo obiettivo, ogni piccolo sogno. Abbiamo il diritto di vivere in abbondanza e in prosperità. Non è vero che valiamo 5-6 euro l'ora e non è vero che per avere di più bisogna lavorare quante più ore possibili, perché io ho lavorato veramente tanto. Ho lavorato come dipendente, mi alzavo la mattina alle 4:30, rientravo la sera alle 19, 19:30, eppure i soldi non bastavano, quindi oltre a non aver tempo non avevo neanche i soldi per vivere. E qual è la soluzione? Io, Federica, insieme ad altre 3 persone che avrei modo di conoscere, che sono Luca Salvatore, che è il mio compagno, lui è un esperto di questo settore che avrei modo sicuramente di conoscere in seguito, Alessandro Argentieri e Alessandro Ciotti, che sono anche loro una coppia da 10 anni in questo settore, hanno ottenuto notevoli risultati, abbiamo deciso di creare la community B-Millionaire. Chi è B-Millionaire? B-Millionaire è un ecosistema fatto di persone dove la nostra missione è proprio quella di ridare libertà alle persone, dando loro tutte le informazioni che noi abbiamo avuto modo di acquisire in questi anni e che ci hanno consentito di cambiare notevolmente la nostra vita. Vogliamo che ogni persona capisca che oggi, partendo da zero, anche se non ha esperienze, può veramente realizzare la vita che ha sempre desiderato o comunque può andare a riprendersi quel tempo che magari oggi non sta vivendo. Questo lo puoi farlo col nostro ecosistema ed è per questo che come partner ufficiale di B-Millionaire abbiamo scelto una realtà che è in Italia dallo scorso anno e che sta facendo veramente numeri importanti. Ed è qui che voglio parlarti di DBM. Chi è DBM? Prendiamo insieme anche le slide di DBM. DBM è l'acronimo di Digital Business Movement. Intanto è una SPA, quindi già il fatto che è una SPA ti fa capire che a livello italiano ti sta dando delle garanzie importanti perché è una società per azioni, puoi trovarla tranquillamente su registroimprese.it. Puoi scaricare la visura camerale o comunque chiederla a chi ti ha
inviato questo video, è regolamentata con la legge 173 del 2005 ed è stata lanciata ufficialmente sul mercato il 1° giugno del 2023. Io ho avuto modo di conoscerla prima, sono stata contattata dalle 6 menti che hanno creato questo movimento e, essendomi innamorata della loro missione, della loro visione, essendo loro in piena linea con ciò che vi ho raccontato fino adesso, abbiamo deciso di sposare questa realtà e di partire al 100%. Le 6 persone che vedete in questa slide sono le 6 menti che hanno creato DBM già dal 2021, ma ovviamente per la burocrazia italiana lo scorso anno è stata poi ufficialmente lanciata sul mercato. Partiamo da in alto a sinistra dove troviamo Antonio Avitabile che è il CEO di DBM. Lui è il presidente della nostra realtà, della realtà che abbiamo scelto appunto di sposare al 100% e pensate che lui ha 20 anni di lavoro alle spalle in IBM, che è una delle aziende più importanti al mondo per quanto riguarda sicurezza informatica. E poi passiamo a Gianmarco Piccoli che è invece il vicepresidente di DBM e lui è un economista specializzato in internazionalizzazione di aziende e soprattutto di start-up aziendali proprio come lo è DBM. Passiamo poi ad Enrico Mariti, che è la persona che ho apprezzato di più perché ha un cuore veramente proprio per le persone, è una persona veramente con un animo gentile e lui tra l'altro è stato uno dei manager di Diners Italia. Diners è una delle prime società di credito che ha introdotto negli anni 50 le carte di credito ed è proprio grazie alla Diners se oggi è normale utilizzare bancomat e carte di credito per i normali pagamenti che facciamo ogni giorno. Nella parte bassa possiamo notare poi 3 avvocati, l'avvocato Carlo Maria Albo, l'avvocato Gioacchino Amato e l'avvocato Fabiano Liodallevi. Loro trattano tutta la parte burocratica, contrattualistica, legale dell'azienda. In particolare, quello che voglio farvi capire è che dietro una grande azienda bisogna sempre guardare chi sono le persone che ci stanno e tra queste l'avvocato Gioacchino Amato, lui è un avvocato in Italia molto importante perché è stato per 10 anni funzionario della Consob, ma non solo, oggi è presidente della Banca Sant'Angelo in Sicilia. Quindi quello che voglio farvi ragionare è se 6 persone di questo calibro decidono di avviare un'attività del genere, ma a prescindere dalle professioni che loro già stanno portando avanti nella loro vita, ci sarà o no qualcosa di importante che vogliono comunicarci queste persone e portare queste persone? A livello proprio di espansione, andranno a fare qualcosa che porta valore alle persone oppure no? È ovvio che sì, non andrei mai a compromettere la mia carriera se non so effettivamente dove sto andando. Ed infatti loro dove stanno andando sappiamo benissimo che nel primo anno di attività sono stati fatturati oltre 12 milioni di euro ed è per questo che già sono state aperte 5 sedi in tutto il mondo. 2 le troviamo qui in Italia, precisamente su Roma e a Latina, le altre 2 le troviamo in Europa, una in Bulgaria e l'altra è a Parigi dove abbiamo appunto festeggiato i primi traguardi di DBM insieme il 1° giugno del 2024 e l'ultima è a Dubai per quanto riguarda tutti i servizi esteri di DBM. Ma andiamo avanti perché cosa sta accadendo nel mondo lo abbiamo già visto insieme prima ed abbiamo anche capito che l'economia sta cambiando ed oggi ci troviamo nell'era digitale, che le criptovalute prendono sempre più piede nella nostra quotidianità. Pensa che i fondatori di DBM conoscono Bitcoin già dal 2014 ed è proprio grazie a Bitcoin che hanno accumulato grandi somme di denaro e loro essendo comunque papà di famiglia hanno detto ma quanto può essere di valore per una famiglia oggi in Italia che non ottiene le informazioni da nessuno avere un sistema che le consente da oggi di iniziare a creare il loro accumulo in criptovaluta, dar valore ai loro soldi, ridare loro la libertà finanziaria, ma soprattutto costruirsi qualcosa di importante. Ed è proprio questo di cui DBM si occupa. Loro si posizionano su 2 importanti criptovalute che sono Bitcoin e Caspa. Bitcoin è la prima, sicuramente è quella che conosci più di tutte, un sistema di pagamento che esiste dal 2009. Quello che posso dirvi su Bitcoin è appunto la moneta che da 1 centesimo è passata a un valore di 60.000 ma non finisce qua. Perché aumentano così tanto di valore? Qualcuno può chiedersi, perché ragionano sul principio di scarsità. Che cosa significa questo? Che mentre l'euro ogni giorno viene stampato e questo fa sì appunto che viene inflazionato e perde valore, perché più ce n'è in circolazione più perde valore, allo stesso tempo Bitcoin quando è stato creato nel 2008 ne sono stati creati 21 milioni di pezzi e una volta che saranno finiti è chiaro che meno ce n'è sul mercato e più prendono valore, proprio come funziona anche l'oro fisico che noi conosciamo. È per questo che da qui nei prossimi anni quello che accadrà al valore di Bitcoin sarà qualcosa di importante e di impattante a livello globale. Già solamente nel 2025 vedremo il valore di Bitcoin superare tranquillamente i 120.000 euro. Quindi questo che cosa significa? Che mentre il nostro euro continuerà a perdere valore anche nel prossimo anno, Bitcoin invece
andrà tranquillamente a raddoppiare o addirittura a triplicare il suo valore. Ma andiamo dall'altra parte del mondo, spostiamoci in America, dove Trump, che è uno dei prossimi appunto per le elezioni per il presidente degli Stati Uniti, sta facendo comizi elettorali completamente su Bitcoin, perché lui ha creato proprio una serie di azioni che andrà a fare per gli Stati Uniti d'America per salvaguardare il paese, per riportare valore agli Stati Uniti. Lo farà proprio grazie a Bitcoin, creando delle vere e proprie riserve di valore. E non solo, tantissime grandi aziende si stanno avvicinando a Bitcoin. Vi ho nominato già prima brand commerciali molto importanti che scelgono di utilizzare questo pagamento nella loro quotidianità. E vi faccio proprio questo esempio. Perché un brand come Ferrari dovrebbe accettare pagamenti in Bitcoin? È semplice, se io oggi Federica compro un Ferrari e lo pago 300.000 euro, Ferrari guadagna esattamente 300.000 euro. Ma se io compro un Ferrari pagando 300.000 euro ma in Bitcoin, quindi in controvalore Bitcoin, e sappiamo bene che se hai seguito attentamente hai capito che il valore di Bitcoin nel tempo, medio-lungo termine, andrà ad aumentare ancora di più. Se consideriamo il 2025 che Bitcoin varrà 120.000, ok? Non di più, 120.000, quindi è il doppio di quanto vale oggi, quei 300.000 che io ho pagato a Ferrari saranno 600.000. Quindi è chiaro che per Ferrari è un doppio vantaggio accettare pagamenti in Bitcoin, che in qualsiasi momento potrà poi riconvertire nella sua moneta fiat che sta utilizzando, l'euro, il dollaro o quello che sia. Capisci qual è l'importanza oggi di capire Bitcoin e capisci come anche per te può cambiare la quotidianità. Ma andiamo avanti perché se qualcuno pensa che ormai è tardi oggi per Bitcoin, anche se non lo è, perché siamo solamente agli inizi, siamo nella fase di adozione, esiste dall'altro lato Caspa. Chi è Caspa? Caspa è una moneta nuova sul mercato, ha 2 anni di vita, ma segue l'innovazione tecnologica. Infatti andrà ad eseguire transazioni molto più veloci rispetto a quelle di Bitcoin e tempi di conferma quasi istantanei. Addirittura al di fuori dell'Europa già si utilizza come sistema di pagamento. E tra l'altro quello che più ci interessa intanto è che è una moneta che va di pari passo con Bitcoin, perché ha un protocollo molto simile, se non addirittura aggiornato e avanzato, che lo rende ancora migliore rispetto a Bitcoin. Secondo step importante è che oggi, in questo esatto momento in cui sto facendo questa presentazione, Caspa vale ben 15 centesimi. E la previsione che c'è da qui nei prossimi anni, come ci riportano anche su questo articolo di Binance, è che può raggiungere tranquillamente i 10 dollari. Sai che cosa vuol dire questo? Che se oggi ho 1000 euro in Caspa e li lascio lì fermi piuttosto che lasciarli morire in banca, e Caspa effettivamente nei prossimi anni andrà a raggiungere i 10 dollari di valore, quei 1000 euro prova a moltiplicarli per 100. Quanto fa? Sono 100.000 euro. E so che ti sembra assurdo, so che ti sembra incredibile e magari penserai anche che i soldi non cadono dal cielo. È vero, ma lo pensi perché fino ad oggi non hai avuto queste informazioni. Ma ti dico tranquillamente che ci sono persone che lo fanno già da prima di te, da 15 anni a questa parte, da quando esistono le criptovalute. Ma andiamo avanti, perché oggi per noi è importante DBM? Perché DBM ha creato un sistema basato sul mining di criptovaluta, che è l'attività più semplice per estrarre criptovalute senza tempo, senza competenze, senza dover comunque passare del tempo dietro al PC e senza che mi interessi il fatto che oggi il Bitcoin vale 60.000 o 20.000 e addirittura ho dei vantaggi nel fare mining. Cos'è innanzitutto il mining? Il mining è l'estrazione di nuova moneta direttamente dalla fonte, un po' come quando viene estratto l'oro direttamente dalla miniera. Quindi è chiaro che sul mercato ho più vantaggi, posso tranquillamente accumulare più moneta di quella che posso comprare e DBM ci dà la possibilità di far questo. Potresti anche chiudere questo video e decidere di fare mining da solo o da sola. Fatto sta che voglio metterti al corrente del fatto che oggi fare mining da soli non è più conveniente come una volta, soprattutto se lo farai in Italia o in Europa, perché uno, il costo dell'energia è elevatissimo. Ed immagina di avere queste macchine che vedi qui sulla sinistra collegate H24 dentro casa tua. Quanto può aumentare la bolletta? Tantissimo. E innanzitutto poi devi raffreddare queste macchine, devi fare attenzione perché potrebbero tranquillamente prendere fuoco e quindi bruceresti, oltre che i soldi delle macchine, il lavoro che stai portando avanti. Devi avere delle competenze informatiche specialistiche, devi comunque fare manutenzione ordinaria e straordinaria. Diciamo che è un'attività che oggi fare da soli non conviene ed è per questo che entra in gioco DBM con la sua mining farm. Quindi DBM ha già le sue macchine che puoi vedere tranquillamente tramite un link Binance Pool, anche questo può fornirtelo la persona che ti ha inviato questo video, e tu grazie a DBM
puoi tranquillamente accumulare criptovalute, quindi dar valore ai tuoi soldi tramite un contratto di noleggio tutto incluso, dove hai la macchina ad alte prestazioni, la luce già paga dalla fonte, la manutenzione ordinaria e straordinaria, hai tutto quello che ti serve con due tipi di contratti. Bitcoin 36 mesi, Kaspa 48 mesi. Perché dovresti oggi fare mining con DBM? Perché noi abbiamo una missione grande, una visione grande, vogliamo posizionarci veramente come esperti di questo settore e diventare punto di riferimento a livello europeo e poi passare addirittura a livello globale, dove già paesi come l'Asia e il Sud America si sono uniti al movimento DBM. Quello che noi possiamo darti sono, oltre il vantaggio di estrarre quotidianamente nuova moneta, è proprio il capire, avere le competenze, conoscere nuove persone ed avere un percorso che può veramente farti crescere, darti tutto quello che ti serve oggi che parti da zero, anche se non ne capisci nulla, per eccellere in questa attività e per trarre il massimo dei vantaggi. Per oltre, fare mining è un tipo di sistema più conservativo rispetto a comprare, ottieni più moneta, quindi è come se io con 5 euro compro 5 mele al supermercato, con 5 euro magari vado al campo e ne raccolgo 10. Ho più vantaggi comunque a raccogliere al campo perché posso prenderne di più. Ecco, con il mining puoi fare esattamente questo. Vai ad ottenere più moneta rispetto a quella che potresti comprare. Ma andiamo avanti, perché qualcuno potrebbe dire: ma chi mi dà la garanzia di tutto questo? Ecco, proprio per farti stare al sicuro, DBM non solo ti dà una garanzia contrattuale come SPA, quindi tu avrai un contratto di noleggio che ti tutela da ogni cosa, ma allo stesso tempo avrai un sussidio mutualistico che puoi scegliere di fare a parte, e il primo anno DBM ti regala questo sussidio mutualistico con Mia Mutua, che è il secondo broker più importante al mondo, ed avrai tutto coperto. Qualsiasi cosa possa succedere, tu sai al 100% che i tuoi soldi non puoi perderli, anzi metti veramente al sicuro i tuoi soldi con una garanzia con Mia Mutua. Ma andiamo avanti, perché abbiamo detto che vogliamo posizionarci veramente come punto di riferimento a livello italiano ed europeo, e noterai sicuramente in questi giorni qualcosa a livello di spot pubblicitari, perché DBX, che è un'applicazione che ha creato DBM, sta prendendo piede in tutta Italia, e grazie a DBX tu potrai tranquillamente utilizzare i tuoi bitcoin nella quotidianità, i tuoi Kaspa, potrai fare bonifici, potrai fare tutto quello che fai con un normale conto in banca, però a portata di mano, e tutto nell'ecosistema DBM. Tra l'altro hai la possibilità, grazie a DBX, se hai un'attività commerciale, di poter accettare pagamenti direttamente in criptovaluta nella tua attività, e questo ti darà notevoli vantaggi sul mercato, perché se non sarai tu oggi, sappi che comunque da qui nei prossimi mesi sarà normale vedere centri commerciali, dove in alcuni già in realtà è così, o attività simili alle tue che già accettano pagamenti in criptovaluta. Arriviamo adesso ad una parte fondamentale, ossia l'opportunità di business, perché fino adesso abbiamo visto quello che DBM sta facendo a livello di servizio, quindi quello che sta dando alle persone quotidianamente, e da un anno ad oggi ci sono oltre 6.000 persone soddisfatte di quello che DBM sta facendo e della consapevolezza che sta portando, oltre che ogni persona quotidianamente può controllare dalla sua dashboard quanto effettivamente sta estraendo e può prelevarlo in qualsiasi momento. Questo è importante, quindi già sta portando del valore così, già sta portando ad avere delle entrate che lavorano in modo completamente slegato dal nostro tempo, ma puoi far di più, puoi creare di più, perché se siamo qui è per non accontentarci, perché abbiamo capito che la società vuole che ci accontentiamo, ma noi possiamo veramente fare grandi cose insieme, ed è per questo che DBM ha strutturato un business appunto basato sulla legge 173 del 2005 qui in Italia, ed è strutturato su uno dei sistemi di distribuzione più importanti al mondo, ossia il network marketing, che è un'industria, se tu vai a cercare anche su Google, che fattura miliardi, più del mondo dello spettacolo, del calcio e della musica messi insieme. Quindi il network marketing è un settore oggi popolatissimo, e quello che tu puoi fare senza esperienze, perché ti forniamo noi tutto quello che ti serve, è costruire la tua rete commerciale grazie a DBM. Ma vediamo più nel dettaglio. Cosa posso fare effettivamente oggi? Facciamo finta che io mi sto trovando bene con DBM, magari c'è mia sorella, una mia amica, il mio compagno, che decidono anche loro di accumulare Bitcoin o Kaspa grazie a DBM. Immagina di essere ricompensato per questo. Ecco,
Quello che noi facciamo da quando siamo nati è consigliare alle persone cose che ci piacciono. Consigliamo magari Shein, consigliamo ristoranti, consigliamo hotel, consigliamo compagnie aeree, ma nessuno ci ha mai riconosciuto niente. Anzi, Shein ultimamente va di moda, soprattutto per le donne, avere questa ruota dove tu devi invitare persone e puoi vincere 300 euro investiti. Ecco, pensa invece a strutturare un business di questo genere stando a casa tua con un sistema di lavoro che già dal primo mese ti porta risultati economici importanti, creare così il tuo business basato su un'azienda solida in Italia e costruire quella che è la tua reale certezza. Non chiederti come posso farlo, non chiederti se ne sarai in grado, perché neanche io ero in grado, però mi è stato insegnato tutto quello che serviva e in questi anni, dato che abbiamo studiato con i massimi esponenti per quanto riguarda questo settore, abbiamo comunque della formazione importante che portiamo ogni giorno sul campo, ecco, sappi che l'unica cosa che devi chiederti è: qual è l'obiettivo che mi piacerebbe raggiungere con DBM? Qual è quel sogno che oggi ancora non riesco a realizzare perché non ho il mezzo? Sappi che da oggi con noi puoi realizzarlo. E come puoi farlo? Partendo da un piano compensi con 5 diverse forme di bonus, che non approfondiremo in questo video, ma sappi che già questo ti darà uno sprint importante e ti consentirà di creare la tua storia di successo. Proprio come Valentina, una ragazza del nostro team che solamente nel primo anno di attività ha generato oltre 30.000 euro di commissioni, o Marica, anche lei una donna che lavora full time nell'aeroporto di Bologna, ha l'obiettivo comunque di licenziarsi, è il suo prossimo obiettivo, ma nei primi mesi di attività ha guadagnato quasi 10.000 euro senza alcun tipo di esperienza, senza avere nessun tipo di formazione iniziale e neanche avendo tutto questo gran tempo a disposizione. Quindi chiediti solamente qual è oggi quell'obiettivo che ti piacerebbe raggiungere, dillo alla persona che ti ha presentato perché noi possiamo mostrarti il piano. Tutto quello che io ti sto dicendo, so che in questo momento ti sembra astratto, ma posso rendertelo reale, posso farti vedere nero su bianco quello che tu oggi puoi realizzare insieme a noi. Ma ovviamente c'è un compromesso importante, perché come insegna anche Napoleon Hill nel libro Think and Grow Rich, al capitolo del desiderio, lui ti dice che tu puoi realizzare veramente qualsiasi cosa, devi focalizzare il tuo desiderio. Cosa ti piacerebbe avere di più oggi? Vorresti avere più tempo? Vorresti avere più soldi? Vorresti vivere appieno le tue giornate? Vorresti magari realizzare quel sogno di trasferirti all'estero? Vorresti far sì che i soldi iniziano a lavorare per te? Qual è il tuo sogno più grande che oggi stai nascondendo? Parti da quello, ma Napoleone dice cosa sei disposto a dare in cambio. E quindi come puoi oggi iniziare questa attività? Ecco, sappi che puoi iniziare il tuo business con una licenza da 50 euro, quindi puoi avviare la tua attività con soli 50 euro e abbinare uno starter kit che già ti produrrà criptovalute, ti produrrà quindi entrate, puoi scegliere tra Bitcoin e Caspa. Questi sono i due esempi di kit che tu puoi andare comunque a scegliere, kit che ti accompagneranno per i prossimi 36 o 48 mesi. Ovviamente l'azienda lavora con macchine intere, quindi l'ideale è avere il massimo delle performance, una macchina intera che estrae per me criptovaluta, in questo caso parliamo di Bitcoin, con 16.900 euro ho tutto compreso, non devo preoccuparmi di niente. E qualcuno può chiedersi qual è la previsione se io oggi scegliessi di iniziare con un kit legend. Ecco, sappi che in questo momento esatto, quindi poi andrai a verificare effettivamente quanto vale Bitcoin in questo momento e potrai fare lo stesso calcolo, considera che con 16.900 euro puoi acquistare circa 0,3 Bitcoin. Se tu scegli di fare un contratto di noleggio con DBM, guardando gli storici passati si vede esattamente che il mining di Bitcoin rende almeno un 30-50% in più di moneta. Quindi se oggi posso comprare con 16.900 euro 0,3 Bitcoin, minando posso tranquillamente arrivare a 0,4 Bitcoin. È chiaro che c'è una differenza sostanziale perché 0,3 con Bitcoin a 100.000 euro sono 30.000 euro, ma 0,4 che io ho minato con Bitcoin a 100.000 euro sono 40.000 euro con gli stessi soldi di partenza. Quindi vai a dar valore ai tuoi soldi. Ed ovviamente se non riesci ad iniziare con un kit legend, DBM ha pensato di rendere questo ovviamente accessibile a tutti, puoi scegliere uno degli altri kit, tra mezzo, quindi kit Supreme, un quarto kit Platinum, un ottavo kit Gold, un sedicesimo kit Silver e un 32esimo kit Bronze.
ti consiglio di focalizzarti da Gold e superiore, da 2005 in su per quanto riguarda Bitcoin, perché come vedi c'è una dicitura PP che ti dà accesso ad ulteriori bonus di produzione, oltre a quelli che già avrai dall'estrazione della tua macchina. Ma se volessi invece iniziare con Caspa, ecco, sappi che Caspa in questo momento è un'esclusiva di mercato ed IBM ha delle agevolazioni incredibili appunto dal fornitore più importante al mondo. Posso dirti tranquillamente che è vero che una Legend di Caspa 25.900 euro e sono 4 anni di contratto, comunque è un pochino più alta rispetto a un kit Legend di Bitcoin, ma ascolta me e segui bene questo passaggio. Con 25.900 euro considera che la previsione che DBM vuole comunque mantenere sul minato di Caspa è quella di circa 5-6 mila Caspa al mese. I dati che vi sto dando ovviamente sono dati molto variabili, ok? Sono tratti da stime passate. Quindi questo è un disclaimer che vi faccio importante, ma considerando 5.000-6.000 Caspa al mese per 48 mesi, sono tra le 200.000 e le 300.000 monete estratte in 4 anni. Sai che cosa vuol dire? Che anche solo che Caspa arrivi a valere $1 da qui nei prossimi 4 anni, ed è comunque uno dei target più vicini che a Caspa perché potrebbe già avvenire nel 2025, quanto fa 200.000 o 300.000 monetine per $1 l'una? Sono 200.000, 300.000 euro, con 25.900 euro di partenza. Anche qua ovviamente puoi scegliere di partire con mezza, con un quarto, con un ottavo, un sedicesimo o un 32esimo. Puoi anche scegliere in realtà di fare entrambe, non hai limiti su questo. E cosa importante, se decidi oggi magari di partire con un kit e tra qualche mese vuoi farne un altro, puoi tranquillamente farlo, quindi DBM ti consente di farlo. Io credo che siamo arrivati alla fine di questa presentazione e adesso tocca a te. Voglio che ragioni su questa domanda prima di chiudere tutto. Chiediti qual è la cosa più disastrosa che può succederti se tu oggi decidessi di dire sì. So che magari non hai capito tutto, so che magari hai sicuramente dubbi, domande che vorresti affrontare, so che ci sono delle perplessità, come le avevo anche io anni fa, ma una cosa avevo capito che qualcuno già lo stava facendo e questo qualcuno poteva tranquillamente insegnarmi come avere quei risultati che io volevo nella mia vita. Quindi chiediti qual è oggi la cosa più disastrosa che può succedere se inizi questa attività, se ti affidi al 100% a professionisti che sanno oggi come guidarti e portarti al massimo degli obiettivi che tu vuoi raggiungere. Chiedi quali sono le testimonianze della community. Abbiamo vari canali social su Telegram dove puoi vedere le testimonianze di chi oggi fa già parte di questa attività, puoi chiedere storici del kit, puoi chiedere qualsiasi cosa, ma chiediti realmente qual è la cosa più disastrosa che può succedere. E seconda domanda, se non qui, qual è l'alternativa oggi per migliorare la qualità della tua vita? Con questo io ti lascio, è stato per me un piacere presentarti questa realtà e spero di vederti presto a bordo della nostra community.